Senti quella sensazione? Il mondo che crolla intorno a te, il cuore che batte forte, la mente che urla. Tutti ti dicono di restare calmo, ma nessuno ti spiega come. Oggi ti svelo il segreto che Marco Aurelio usava nelle battaglie, che Seneca applicava nelle crisi politiche, che Epitteto insegnava ai suoi discepoli. Non è teoria filosofica, è pura pratica. 5 tecniche che cambieranno per sempre il tuo rapporto con il caos. Preparati, perché quello che stai per imparare non lo insegnano a scuola. L'arte di fermarsi prima che sia troppo tardi. Ecco la verità che nessuno vuole sentirsi dire. Il tuo primo impulso è sempre sbagliato. Sempre. Quella fiammata di rabbia, quel nodo alla gola, quella voglia di urlare o scappare. Marco Aurelio lo sapeva bene quando scriveva: hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza. Il tuo cervello primitivo vuole sopravvivere, non vuole prosperare. Reagisce come se ogni critica fosse un attacco, ogni imprevisto una catastrofe, ogni delusione la fine del mondo. Ma tu non sei un animale guidato dagli istinti. Sei un essere umano con il potere di scegliere. Quando tuo figlio rovescia il latte per la 3ª volta, quando il capo ti urla davanti a tutti, quando quella persona che ami ti tradisce, la prima reazione è un test, non del tuo carattere, ma della tua saggezza. Epitteto, che era schiavo prima di diventare filosofo, diceva: non sono gli eventi a turbarti, ma il giudizio che dai agli eventi. Parliamo di neuroscienza per un momento. Quando qualcosa ti scatena, il tuo cervello rilascia una bomba chimica: adrenalina, cortisolo, noradrenalina. È come se qualcuno premesse il pulsante rosso di emergenza nel tuo corpo. Il sangue va ai muscoli, il cuore accelera, la mente si annebbia. Sei letteralmente drogato dalla tua stessa biologia. Ma ecco il trucco che i saggi conoscevano già 2000 anni fa. Tra lo stimolo e la risposta c'è uno spazio. In quello spazio vive la tua libertà. Seneca chiamava questo spazio il momento sacro. È lì che decidi se essere un re o uno schiavo delle tue emozioni. Ecco la tecnica. Appena senti l'impulso, fermati. Conta fino a 3, non fino a 10, non fino a 5. 3, 1. Riconosci che stai per reagire. 2. Ricorda che hai una scelta. 3. Scegli la risposta che renderà orgoglioso te di domani. Ma andiamo più in profondità. Quella sensazione che provi, quella fiammata, quella scarica di energia distruttiva, è informazione pura. Il tuo corpo ti sta dicendo che qualcosa ha toccato un nervo scoperto. Forse è una ferita del passato, forse è una paura del futuro, forse è semplicemente stanchezza. Ma non è la realtà presente. Quel ragazzo che ti ha tagliato la strada, forse sta correndo in ospedale, quella collega che ti ha rubato il merito, forse sta lottando con insicurezze che non immagini, il figlio che non ti chiama mai, forse ha paura di deluderti ancora. Non sto dicendo di giustificare tutto, sto dicendo di non lasciare che la loro tempesta diventi la tua. Marco Aurelio scriveva le sue meditazioni mentre era in guerra. Immaginalo, frecce che volano, soldati che muoiono, decisioni che cambiano il destino di un impero. Eppure trovava tempo per fermarsi e scrivere: oggi mi sono liberato dall'ansia, o meglio, ho scartato l'ansia, perché era dentro di me, nelle mie percezioni, non fuori. La prima reazione è un riflesso, la seconda è una scelta, e nelle scelte si rivela chi sei veramente. Ma c'è di più. Ogni volta che scegli la pausa invece del panico, stai letteralmente ricablando il tuo cervello. La neuroplasticità non è solo una parola scientifica, è la tua superpotenza. Ogni volta che resisti all'impulso, diventi più forte per la prossima volta. Per i prossimi 7 giorni, ogni volta che senti l'impulso di reagire, immagina un semaforo rosso nella tua mente. Fermati completamente per 3 respiri. Al primo respiro, identifica l'emozione. Sto sentendo rabbia. Al secondo respiro, cerca il trigger. Mi sento non rispettato. Al terzo respiro, scegli la risposta che il tuo sé migliore darebbe. Annota ogni episodio in un diario. Vedrai il pattern e diventerai il maestro delle tue reazioni. Quando lasciare andare diventa una forma di amore. Ascolta bene. Il distacco non è freddezza, è libertà.
Seneca, uno degli uomini più ricchi di Roma, perse tutto 3 volte nella sua vita. Eppure scrisse: «Ogni nuovo inizio nasce dalla fine di un altro inizio. Stai soffrendo perché ti stai aggrappando. Ti aggrappi a come dovrebbero andare le cose, a come le persone dovrebbero trattarti, a come la vita dovrebbe premiarti. Ma la vita non è un contratto. È un fiume che scorre e tu puoi scegliere se nuotare o lasciarti trascinare. Il distacco spirituale significa questo: amo ma non possiedo, partecipo ma non dipendo, do il massimo ma non pretendo. Quando tua moglie ti delude, quando tuo figlio prende una strada diversa, quando il lavoro non va come speravi, puoi sentire il dolore senza lasciare che ti distrugga. Ma andiamo al cuore del problema. Quella sofferenza che senti quando le cose non vanno come vuoi non viene dal fatto che le cose vadano male, viene dal tuo attaccamento all'idea di come dovrebbero andare. È la differenza tra preferenze e pretese. Una preferenza dice «spero che vada così», una pretesa dice «deve andare così, altrimenti soffro». Marco Aurelio governava un impero, eppure ogni sera scriveva: «Tutto ciò che possediamo è in prestito. Il tuo lavoro, le tue relazioni, la tua salute, persino la tua vita». Non è cinismo, è realismo. E nel realismo c'è una pace profonda. Pensa a quella volta che hai perso qualcosa che credevi essenziale per la tua felicità. Un lavoro, una relazione, una casa. Nel momento sembrava la fine del mondo, ma eccoti qui, ancora vivo, ancora in grado di amare, ancora capace di crescere. Quella perdita non ti ha distrutto, ti ha trasformato. Il dolore che hai provato non era per quello che avevi perso, ma per l'illusione che senza quella cosa non potessi essere felice. Epitteto insegnava ai suoi studenti un esercizio radicale. Ogni mattina guardare le persone che ami e dire: «Oggi potrei perderti e va bene così», non perché non te ne importi, ma perché il tuo amore per loro non dipende dal possederli. L'amore vero non cerca di controllare, cerca di liberare. Ecco la verità che fa male. Ogni volta che soffri per qualcosa che non puoi controllare, stai sprecando energia vitale, energia che potresti usare per crescere, per amare meglio, per creare qualcosa di bello. La sofferenza inutile non ti rende più umano, ti rende più piccolo. Seneca scriveva lettere a un amico mentre era in esilio, condannato a morte dall'imperatore. Invece di lamentarsi, usava quel tempo per creare alcune delle opere filosofiche più profonde della storia. «Non è importante quello che mi succede», diceva, «ma come rispondo a quello che mi succede». Il distacco non significa non provare emozioni, significa non essere schiavo delle emozioni. Quando tuo figlio fa una scelta sbagliata, puoi essere triste senza essere distrutto. Quando il tuo partner ti tradisce, puoi essere arrabbiato senza essere consumato dalla vendetta. Quando perdi il lavoro, puoi essere preoccupato senza essere paralizzato dalla paura. Pratica questo. Ogni mattina, prima di alzarti, ricorda che tutto quello che hai può sparire oggi. Non per spaventarti, ma per liberarti. Quando non hai più nulla da perdere, hai tutto da guadagnare. Quando non pretendi più nulla, tutto diventa un dono. La gente confonde il distacco con l'indifferenza, ma è l'opposto. Quando non sei più attaccato al risultato, puoi amare più profondamente. Quando non hai più paura di perdere, puoi dare tutto te stesso. Quando accetti che le cose cambiano, puoi finalmente essere presente a quello che c'è ora. Il distacco non ti rende insensibile, ti rende invincibile, perché quando smetti di lottare contro il fiume, improvvisamente sai nuotare. E quando sai nuotare, puoi aiutare altri a non annegare. Ogni sera, prima di dormire, fai questo esercizio. Scrivi su un pezzo di carta una cosa a cui ti stai aggrappando, una paura, una pretesa, un rimpianto. Poi brucia il foglio in sicurezza, visualizzando quell'attaccamento che si dissolve nel fumo. Mentre lo fai, ripeti: «Lascio andare ciò che non posso controllare per abbracciare ciò che posso creare». Pratica questo per 21 giorni e sentirai una libertà che non credevi possibile. Costruire la fortezza interiore giorno dopo giorno. Credi che la calma sia un talento? Sbagliato. È un'abilità, come suonare il piano, come guidare, come cucinare. Si impara praticando,
si mantiene allenandosi, si perde trascurandola. Epitteto lo ripeteva ai suoi studenti. Ogni giorno e ogni ora devi essere in guardia per mantenere la tua mente in armonia con la natura. Non aspettare la tempesta per imparare a restare calmo. Allenati ora, quando tutto va bene. Ecco la verità scomoda. La maggior parte delle persone allena il corpo per 1 ora al giorno e lascia la mente inselvatichire per le altre 23. Poi si sorprendono quando crollano al primo ostacolo. È come voler correre una maratona senza mai aver fatto jogging. Il tuo allenamento quotidiano inizia con 3 respiri profondi appena sveglio, ma non respiri qualsiasi, respiri con intenzione. 6 secondi dentro dal naso, trattieni per 4, 8 secondi fuori dalla bocca. Questo non è New Age, è scienza. Stai attivando il sistema nervoso parasimpatico, stai dicendo al tuo corpo: oggi comando io. Marco Aurelio scriveva le sue riflessioni in guerra, sotto la tenda, mentre decideva il destino di milioni di persone. Se lui trovava tempo per allenare la mente, quale scusa hai tu? Al mattino, quando hai difficoltà ad alzarti, scriveva: di a te stesso, mi alzo per fare il lavoro dell'essere umano. Ma andiamo al pratico. Ogni irritazione è una ripetizione. Ogni provocazione è un esercizio. Ogni giornata difficile è una sessione di allenamento. Quando tuo figlio fa capricci, quando il computer si blocca, quando la fila è infinita, non dire che sfortuna, di che opportunità. Seneca aveva un esercizio brutale. Una volta al mese, per 3 giorni, viveva come un povero. Dormiva per terra, mangiava pane e acqua, si vestiva con stracci. Perché? Metti alla prova te stesso, diceva, in modo che la sfortuna non ti colga impreparato. Stava allenando la sua resilienza quando non ne aveva bisogno, per averla quando ne avrebbe avuto bisogno. Tu non devi dormire per terra, ma puoi allenarti in modi più sottili. Quando hai fretta e trovi traffico, sorridi. Quando qualcuno ti critica ingiustamente, ringrazia. Quando le cose vanno male, cerca la lezione. Sembra folle? I gladiatori romani facevano esercizi ancora più estremi e loro sapevano cosa significava vita o morte. La calma non è l'assenza di problemi, è la presenza di soluzioni. Non è non sentire il dolore, è non lasciare che il dolore ti controlli. È sapere che ogni tempesta passa, ma il carattere che costruisci mentre la attraversi rimane per sempre. Ecco un segreto che i moderni guru della self-help non ti dicono. La disciplina non è sacrificio, è libertà. Quando hai disciplinato la tua mente a rimanere calma, sei libero dalla tirannia delle emozioni. Quando hai allenato il tuo spirito a restare centrato, sei libero dal bisogno di approvazione degli altri. Ma devi essere strategico. Non puoi allenare tutto insieme. Scegli una cosa. Questa settimana alleni la pazienza. La prossima settimana alleni la compassione. Quella dopo alleni il perdono. Un muscolo alla volta, un giorno alla volta. Marco Aurelio aveva un esercizio particolare. Ogni sera rivedeva la giornata e identificava i momenti in cui aveva perso la calma. Non per flagellarsi, ma per imparare. Che cosa ho imparato oggi? Come posso fare meglio domani? La crescita non viene dal successo, viene dalla riflessione sul fallimento. La verità è che la vita ti darà sempre la lezione di cui hai bisogno. Se devi imparare la pazienza, incontrerai persone lente. Se devi imparare il perdono, incontrerai persone che ti feriscono. Se devi imparare il coraggio, affronterai le tue paure. Non è una punizione, è un corso di laurea in saggezza. Allenala come un atleta, oggi, domani, ogni giorno, perché quando arriverà la vera tempesta, tu sarai pronto. E la gente se ne accorgerà, vedranno qualcosa di diverso in te. Non potranno spiegare cosa, ma sentiranno che hai qualcosa che loro vogliono. Pace in mezzo al caos. Per una settimana, ogni volta che incontri un piccolo fastidio, traffico, fila, ritardo, critica lieve, invece di irritarti, sorridi e di grazie per l'allenamento, tieni un punteggio. Ogni volta che riesci a trasformare un fastidio in un'opportunità di crescita, dai un punto a te stesso. Obiettivo: 10 punti al giorno. Dopo una settimana, noterai che i piccoli problemi non ti toccano più
e sarai pronto per quelli grandi. Danzare con il caos senza perdere l'equilibrio. Arriverà il momento, arriva sempre, quel momento in cui tutto quello che hai costruito sembra crollare, il lavoro perduto, la relazione finita, la diagnosi inaspettata, ed è lì, proprio lì, che si vede chi sei veramente. Seneca scrisse le sue opere più profonde proprio nei momenti più bui. Ogni tempesta finisce, diceva, ma il carattere che costruisci mentre la attraversi ti accompagna per sempre. La tempesta non è il tuo nemico, è il tuo maestro. Ti insegna che sei più forte di quello che credi, più resiliente di quello che immagini, più capace di quello che pensi, ma solo se smetti di lottare contro di essa e inizi a danzare con essa. Ecco quello che nessuno ti dice sulle crisi. Non sono interruzioni della vita, sono la vita. La pace è l'eccezione, non la regola. I momenti di tranquillità sono pause tra le lezioni, non la destinazione finale. Quando lo capisci, smetti di sentirti vittima del destino e inizi a sentirti studente dell'universo. Quando tutto va storto, ricorda, questo momento passerà. Non oggi, forse nemmeno domani, ma passerà. E quando passerà, ci saranno due versioni di te, quella che si è lasciata distruggere dalla tempesta e quella che ha usato la tempesta per diventare più forte. Ma come si fa concretamente? Marco Aurelio aveva una tecnica che chiamava la visione dall'alto. Quando era sopraffatto dai problemi dell'impero, si immaginava di volare sopra Roma, sopra l'Italia, sopra il mondo. Da quella prospettiva, i suoi problemi sembravano piccoli. Tutto è questione di prospettiva, scriveva. Quello che sembra una montagna da vicino è un granello di sabbia da lontano. Pensa alla peggiore cosa che ti sia mai successa. Quella che credevi ti avrebbe distrutto. Ora pensa a chi sei diventato attraverso quella esperienza, le lezioni che hai imparato, la forza che hai sviluppato, la saggezza che hai acquisito. Quella tempesta non ti ha danneggiato, ti ha forgiato. Epitteto insegnava ai suoi studenti a dire: questo è successo e va bene così, non perché sia bello o giusto, ma perché è reale. E fino a quando combatti la realtà, non puoi lavorare con la realtà. È la differenza tra essere una vittima e essere un guerriero. Seneca aveva un esercizio radicale. Premeditatio malorum. Immaginare in anticipo le cose brutte che potrebbero succedere, non per diventare pessimista, ma per essere preparato. Se sai che può piovere, diceva, non ti bagnerai quando piove. Mentalmente aveva già attraversato ogni possibile tempesta prima che arrivasse. Marco Aurelio affrontò guerre, pestilenze, tradimenti, ma ogni sera scriveva: «Sono grato per tutto ciò che mi è accaduto, perché mi ha reso ciò che sono». Non fingeva che fosse facile, ammetteva la fatica, il dolore, la paura, ma sceglieva di crescere invece che di rimpicciolire. Ecco la verità brutale. Le tempeste non finiscono mai. Appena ne attraversi una, un'altra si prepara all'orizzonte. Ma tu cambi. Diventi qualcuno che sa navigare, diventi qualcuno che non ha paura del vento perché sa usare le vele, diventi qualcuno che non evita le onde perché sa cavalcarle. La gente dice: perché proprio a me? Ma la domanda giusta è: perché non a me? Che cosa ti rende speciale? Che cosa ti fa pensare di essere esente dalle leggi della vita? Tutti soffrono, tutti perdono, tutti affrontano l'impossibile. La differenza è in come lo affronti. Ecco come fare. Quando la tempesta arriva, non chiederti perché a me. Chiediti cosa posso imparare. Non quando finirà, ma come posso uscirne migliore. Non che cosa ho fatto per meritarmelo, ma che cosa posso fare ora. C'è una forza che si sviluppa solo nel buio, una saggezza che nasce solo dal dolore, una pace che emerge solo dal caos. Non puoi ottenerle leggendo libri o ascoltando podcast. Devi attraversare il fuoco e quando esci dall'altra parte non sei più la stessa persona. Sei qualcuno che ha visto l'inferno e ha scelto di costruire il paradiso. La tempesta non definisce il tuo destino. La tua risposta alla tempesta sì. E ogni volta che scegli la crescita invece della vendetta, la comprensione invece del risentimento, la speranza invece della disperazione, diventi una forza della natura.
Crea un diario speciale per i momenti difficili. Quando arriva una crisi, scrivi 3 cose. 1. Cosa sta succedendo? I fatti nudi e crudi. 2. Cosa puoi imparare da questa situazione? 3. Come questa esperienza ti sta rendendo più forte. Rileggi le vecchie memorie durante i momenti bui per ricordare che hai già superato tempeste peggiori. Questo diventerà la tua bussola nei momenti di buio totale. Cammina come se il tuo spirito non potesse essere scosso. C'è un modo di camminare che dice al mondo: io so chi sono. Non è arroganza, è certezza. Non è superbia, è pace. È il modo in cui cammina chi ha trovato la sua roccia interiore. Epitteto, che era fisicamente disabile, camminava con più dignità degli imperatori, perché sapeva che il suo valore non dipendeva da ciò che aveva o da ciò che gli altri pensavano. Dipendeva da ciò che era nel profondo. Quando esci di casa domattina, ricorda: tu non sei le tue circostanze, non sei i tuoi errori, non sei nemmeno i tuoi successi. Sei qualcosa di più profondo, di più duraturo. Sei uno spirito in un corpo, non un corpo con uno spirito. Marco Aurelio scriveva: molto poco è necessario per rendere felice una vita saggia. Non le cose, ma i pensieri. Non quello che hai, ma quello che sei. Non quello che ti succede, ma come lo interpreti. Cammina come chi sa di essere amato incondizionatamente. Cammina come chi sa che ogni caduta è un passo verso la crescita. Cammina come chi sa che la sua pace non dipende dal tempo che fa. Quando qualcuno ti insulta, sorridi. Quando qualcuno ti tradisce, perdona. Quando qualcuno ti ferisce, guarisci. Non per loro, ma per te. Perché tu hai scelto di essere inarrestabile. Il tuo spirito è come un diamante. Più pressione riceve, più brilla. E quando cammini con questa consapevolezza, diventi un esempio vivente di ciò che è possibile quando si sceglie la pace invece della guerra, la crescita invece della vendetta, l'amore invece della paura. Oggi, domani, sempre. Cammina come se il tuo spirito non potesse essere scosso, perché quando lo fai, diventi una forza della natura, calma, potente, indistruttibile. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.